Grazie, Presidente Obama. L'Italia proseguirà con grande determinazione l'impegno per la sicurezza nucleare. Lo scrive su Twitter il Premier Renzi dopo aver partecipato in aprile al summit di Washington sulla sicurezza nucleare. Scrive il presidente Obama nella presentazione del summit: la proliferazione e l'uso potenziale di armi nucleari costituiscono la maggiore minaccia alla sicurezza globale. Per questo, 7 anni fa a Praga ho preso l'impegno che gli Stati Uniti cessino di diffondere armi nucleari. So today, I state clearly and with conviction America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons. Proprio mentre dichiara questo, sono in fase di sviluppo le B-61-12, le nuove bombe nucleari statunitensi destinate a sostituire le attuali B-61 installate dagli USA in Italia, Germania, Belgio, Olanda e Turchia. This is the new B-61-12 nuclear gravity bomb. This is the new version of it. There are already old versions of the B-61 nuclear bomb in Europe. They're in Turkey, and they're in Italy, and they're in Germany, and Netherlands, and Belgium. Sono in corso test per dotare la B-61-12 di capacità antibunker, ossia quella di penetrare nel sottosuolo. Because we do have much more capable weapons in our inventory. La B-61-12, guidata sull'obiettivo, esplode in profondità per distruggere i centri di comando e altre strutture sotterranee. E quindi un'arma per il first strike, ossia l'attacco nucleare di sorpresa. Per l'uso di queste nuove bombe nucleari a guida di precisione e potenza variabile, l'Italia fornisce non solo le basi di Aviano e Gedi Torre, ma anche piloti che vengono addestrati all'attacco nucleare sotto comando USA. Lo dimostra, scrive la Federazione degli Scienziati Americani, la presenza a Gedi del 704° Munition Support Squadron, una delle 4 unità della US Air Force dislocate nelle 4 basi europee dove le armi nucleari USA sono destinate al lancio da parte di aerei dei paesi ospite. Lo conferma, sempre dagli USA, il Bulletin of Atomic Scientists, una delle più autorevoli fonti sulle armi nucleari, che il 2 marzo 2016 scrive: alle forze aeree italiane con aerei Tornado PA-200 sono assegnate missioni di attacco nucleare con armi nucleari USA tenute sotto controllo da personale della US Air Force finché il Presidente degli Stati Uniti non ne autorizzi l'uso.
200. tal modo l'Italia, ufficialmente paese non nucleare, viene trasformata in prima linea e quindi in potenziale bersaglio nel confronto nucleare tra USA, NATO e Russia. Confronto che diverrà ancora più pericoloso con lo schieramento in Europa delle nuove bombe nucleari USA che abbassano la soglia nucleare. Armi nucleari di questo tipo più precise, avvertono diversi esperti intervistati dal New York Times, aumentano la tentazione di usarle, perfino di usarle per primi. Di fronte al crescente pericolo che ci sovrasta, non avvertito dalla stragrande maggioranza a causa del blackout politico-mediatico, non bastano generici appelli al disarmo nucleare, facile terreno di demagogia. Basti pensare che il presidente Obama, dopo aver varato un potenziamento nucleare da 1.000 miliardi di dollari, dichiara di voler realizzare la visione di un mondo senza armi nucleari. Occorre denunciare, come fa il Comitato No Guerra No NATO, il fatto che ospitando e preparandosi a usare armi nucleari, l'Italia viola il trattato di non proliferazione delle armi nucleari ratificato nel 1975, il quale stabilisce: ciascuno degli stati militarmente non nucleari si impegna a non ricevere da chi che sia armi nucleari nel controllo su tali armi direttamente o indirettamente. L'unico modo concreto che abbiamo in Italia per contribuire a disinnescare l'escalation nucleare e a realizzare la completa eliminazione delle armi nucleari è quello di esigere che l'Italia cessi di violare il trattato di non proliferazione e in base ad esso imponga agli Stati Uniti di rimuovere qualsiasi arma nucleare dal nostro territorio nazionale e non installarvi le nuove bombe B6112. C'è qualcuno in Parlamento disposto a chiederlo senza mezzi termini?